Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlerò di come montare le soft bait. In effetti quando compriamo un'eschina di questa, un'eschina di gomma sostanzialmente, non sappiamo mai come montarla, infatti c'è chi dice in un modo, c'è chi dice in un altro. In realtà la stessa identica esca noi la possiamo montare in tanti modi diversi e a seconda di come la monteremo potremo pescare in un luogo piuttosto che in un altro, con un recupero piuttosto che in un altro. E per farvelo vedere, oggi utilizzerò la stessa identica esca montata in modi diversi. Per realizzare questo video ho scelto una delle mie esche preferite quando le condizioni medio-marine sono abbastanza tranquille, quindi il mare è scaduto o il mare poco mosso. E ho scelto la R-Shed della Molix, che è un'esca molto particolare ed ha delle caratteristiche fondamentali quando peschiamo con una gomma. E quali sono queste caratteristiche? Beh, innanzitutto sul corpo ha delle zigrinature. A cosa servono? Servono innanzitutto a aumentarne il volume dell'esca senza compromettere la mobilità della stessa, ma soprattutto servono ad emettere delle vibrazioni in acqua. Inoltre ha una coda, una paddle tail, quindi è una coda che gli permette di nuotare con questa piccola appendice qui sotto che ne stabilizza il nuoto. Come potete vedere la coda non è grande rispetto magari ad un'altra esca che ha una coda un pochino più grande, un pochino più pesante. Qual è la differenza? Beh, questa eschina qui lavora molto bene quando le condizioni non sono esagerate del mare, mentre un'esca che ha un pedal molto grande permette all'esca di stabilizzarsi, tenere il nuoto, anche se le condizioni sono esagerate. Tuttavia la possiamo animare, non la possiamo animare così bene come un'esca con queste altre caratteristiche. La prima montatura che vi voglio far vedere è quella più semplice in assoluto, ossia utilizzando una testina piombata. Testina piombata che può essere di diverse grammature, ma mi raccomando, utilizzatene sempre una che non abbia un peso estremamente leggero o estremamente pesante a seconda del corpo che utilizziamo. Questo per evitare che l'esca lavori praticamente affondando o sia troppo leggera e impossibile da recuperare. Questo tipo di montatura ci permette di recuperare l'esca così come se fosse un minnow, quindi in maniera lineare, con dei piccoli scatti, ma anche con dei piccoli balzelli. Quindi è molto semplice da animare, sebbene il peso sia solamente verso la testa. Quindi quando lo andiamo a lasciar cadere, ovviamente cadrà di testa. E questo lo potrete vedere in queste immagini. Quali sono i pregi e i difetti di questa montatura? Beh, è semplicissima da realizzare, possiamo utilizzare qualsiasi tipo di canna perché non abbiamo bisogno di fare una grande ferrata, ma il problema principale, uno, è che si incaglia da tutte le parti, due, che non va bene quando il mare è troppo calmo, quando dobbiamo animare l'esca in un modo particolare. Però è un'ottima montatura. La seconda montatura è quella che prevede invece l'utilizzo di un amo offset. Come vedete la punta dell'amo è nascosta all'interno della gomma e quando il pesce andrà a boccare dovremo dare una bella ferrata per far fuoriuscire l'amo e bucare il pesce. Ecco perché quando utilizziamo un amo offset è necessario avere una canna più rigida, quindi sostanzialmente una canna fast che ci consenta di pescare bene con le gomme. La prima montatura non prevede alcun tipo di piombo, quindi è una gomma assolutamente leggera, neutra perché non abbiamo peso né in punta né in coda e questa va benissimo quando peschiamo con acque quasi ferme e ci permette di fare diversi tipi di recupero. È un tipo di montatura micidiale quando il pesce è apatico, quando vogliamo farlo interessare alla nostra esca o quando l'acqua è davvero molto calma o molto bassa. Vi ricordo che utilizzando un amo offset i pericoli di incaglio sono praticamente nulli. Quindi, vantaggio di questa montatura? Possiamo utilizzarla in condizioni particolari, ma solo con mare estremamente calmo, per andare a stimolare, a muovere la nostra esca e quindi cercare di catturare anche quei pesci più apatici. Svantaggi? Innanzitutto non si lancia molto lontano, non va bene quando c'è forte vento o mare mosso, quindi va bene solo per alcune condizioni. Terza montatura, utilizziamo sempre un amo offset, ma stavolta mettiamo del filo di piombo oppure utilizziamo quegli ami che hanno già del piombo incorporato ma che costano un pochino di più. Questa montatura cosa ci consente di fare? Ci consente sia di avere la mobilità dell'altro tipo di montatura, quella qui senza piombo, ma tuttavia ci consente sia di lanciare un pochino di più, sia di dare maggiore stabilità all'esca. Ovviamente questo tipo di piombatura dà a quest'esca una stabilità maggiore. Vedete, il baricentro non è verso la testa, è leggermente verso la parte centrale del corpo. Quindi quest'esca la possiamo muovere molto bene, abbiamo aggiunto un pochino di peso. Differenza fra questo tipo di montatura e questa? È che questa ovviamente, avendo un pochino più di peso, può pescare con un'acqua più fonda. Ad esempio si può utilizzare se ci sono
un metro d'acqua, un paio di metri d'acqua, lasciandola scendere molto lentamente, oppure la possiamo utilizzare con acqua molto bassa, accelerando il recupero. Si può lanciare di più, a differenza è che ovviamente non avrà la stessa naturalezza di questa, ma avrà comunque un ottimo naturalezza e un ottimo movimento. La quarta montatura di cui vi voglio parlare è fatta da un amo offset e da un piccolo piombino Cheburasca. Questo piombino qui è, come vedete nell'immagine, molto semplice da inserire. Qual è il vantaggio di questa montatura? Beh, questa montatura, avendo il peso in testa, ma un peso snodato in testa, fa sì che possiamo lavorare in maniera molto particolare con la nostra esca. La possiamo sì recuperare in maniera lineare, però possiamo anche farla saltellare sul fondo, dando l'impressione di un vero e proprio invertebrato. A differenza di una testina piombata, qui abbiamo la possibilità di inserire un amo offset, quindi ovviamente ridurre enormemente gli incagli. La lanciabilità rimane quasi invariata, ma abbiamo molte più possibilità di muovere quest'esca anche da fermo. Stessa cosa la potremmo fare anche con una testina piombata, ma non con gli stessi risultati. Un'altra piccola chicca: possiamo, come vi farò vedere nel video che trovate qui sopra, aggiungere questo tipo di montatura, quindi un amo offset piombato, con questa testina piombata. Ovviamente creiamo qualcosa di ancora più pesante che anche in condizioni estreme ci consente di pescare bene. Ultima montatura è quella Jig-Rig, che prevede l'utilizzo di un piombino. Questo piombo può essere messo o tramite un anellino o direttamente sul moschettone che unisce sia l'amo, quindi la gomma, sia il piombo. Qual è il vantaggio di questa montatura? Questa montatura la utilizziamo soprattutto quando c'è abbastanza fondo, quindi mi immagino all'interno di un porto, dal kayak o anche all'interno di un fiume dove non c'è moltissima corrente, e andiamo a far saltellare la nostra esca sul fondo. Differentemente dal piombo Cheburasca, che si trova in linea con l'amo, come potete vedere qui, il piombo stavolta si trova più sotto, quindi farà lavorare l'esca in maniera differente. Questi piombi si trovano in commercio, ma costano molto. Io li produco da solo, compro delle torpille, inserisco diciamo del filo di piombo con della resina. Quindi, ricapitolando, vi ho fatto vedere diverse montature. Starà poi a voi scegliere quella che è la montatura giusta per il posto dove pescate. Se io ad esempio dovessi pescare su una spiaggia priva di ostacoli, priva di alghe in sospensione, utilizzerei tranquillamente una testina piombata. Invece, quando mi trovo di fronte a condizioni più particolari, dove i pesci sono molto apatici, oppure dove ci sono dei grandi incagli, utilizzo quest'altro tipo di montatura. Non lasciate mai che nessuno vi dica come dovete pescare, ma siete voi che dovete scegliere, in base alle vostre esigenze, in base a dove vi trovate, qual è la montatura migliore per voi. Visto che quando compriamo queste esche, di solito nel pacchettino ce ne sono 6, ce ne sono 8, in realtà quello che faccio io, creo diverse montature in base a dove vado a pescare, in modo che posso cambiare e scegliere quella che mi serve in un secondo, senza dover fare troppe modifiche. Ora voglio rispondere a una domanda che mi avete fatto molto spesso: quale deve essere la dimensione giusta dell'amo? Beh, come vedete, tutte le gomme hanno una scanalatura nella parte superiore per permettere all'amo offset di fuoriuscire con più semplicità. Dobbiamo scegliere un amo che si trovi dalla fine della scanalatura entro, diciamo, massimo 1 centimetro, mezzo centimetro. Le misure che più utilizziamo per le gomme lunghe sono solitamente dalla 3,0 alle 5,0. Per le gomme più piccoline peschiamo invece con la misura di solito 1,0, 2,0, ma questo dipende dalla gomma, dipende dal prodotto che cercate. Tutti gli ami, un po' come le scarpe, non è che le misure sono sempre le stesse, quindi andate in negozio e cercate di capire dove va a finire l'amo. Ad esempio qui io ho messo una testina piombata che è un po' più corta del normale, ma l'ho fatto perché mi serviva per un determinato scopo. Di solito l'amo potrebbe essere anche un pochino più lungo e anche un pochino più grande. Detto questo, vi saluto, mi raccomando, seguitemi sia sulla pagina Instagram sia sul canale, iscrivendovi se non lo siete. Ci vediamo alla prossima, ciao!